al tubo, chiaramente abbandonato da tempo. Non possiamo entrare, quindi andiamo a esplorarlo. Bene, andiamo a vedere Las Vegas, dove c'è la bocca dell'inferno, nel parcheggio dell'Hilton, La Marina aveva voluto piazzare lì sopra e adesso state lì. Siamo in un posto che non mi ricordo il nome, ve lo dirò adesso Marina. Al tubo. Quando c'era l'impero russo era un posto dove venivano da tutta la Russia, perché ci sono acque termali che dicevano che erano dell'eterna giovinezza. La chiamavano la fonte dell'immortalità. Questa è proprio una città termale, cioè noi siamo proprio dentro a un parco dove ci sono tantissimi stabilimenti ed è proprio come se fosse una città. O meglio, c'erano, ma forse ci saranno. E quando c'è stata la disgregazione molecolare del CCCP, cioè dell'impero russo, questa parte qua è diventata Georgia e essendo ex Unione Sovietica tutti questi blocchi qua sono un pochino caduti in rovina. Come un po' tutto in Georgia. In particolare tutti quelli che erano comunque monumenti russi o comunque cose che riguardavano e ricordavano la Russia. Questa cittadina termale aveva parecchie terme, se non sbaglio erano 9? No, di più penso, di più. Però la più famosa era le terme numero 6 perché? Perché erano quelle dove andava Stalin a farsi il bagnetto. Sì, aveva una sua stanza privata, dicono. Cosa succede? Negli ultimi anni sembrerebbe che ci sia un piano per recuperare molte di queste terme. Ci sono delle strutture importanti, sono parchi, è proprio bella come zona. Si vede che non è mantenuta, però se tagliano l'erba, danno 2 mani di colore, cambiano le finestre, viene una cosa carina qua. E sembra, dalle prime cose che abbiamo visto, che già qualche hotel o complesso termale, spa, chiamiamola così, si sia già iniziata a ristrutturare e qualcuno ha già aperto. Quindi cosa vuol dire? Che magari fra qualche anno questa sorta di urbex, quindi di cosa abbandonata, non si vedrà più. Da un lato un bello, dall'altro il brutto e comunque adesso noi cosa facciamo? Andiamo a vedere, andiamo a scoprire queste vecchie glorie del passato. Il primo che incontriamo è questo, che è il Sanatorium Tbilisi. Come vedete stanno iniziando a ristrutturarlo, l'area centrale erano già mezza intonacata e dall'altra parte c'è tutta l'impalcatura. Adesso andiamo vicino perché c'erano 2 statue, 2 gargoyle bellissimi, tanto fino a lì ci dovremmo riuscire ad arrivare. Andiamo a vedere. Avvicinandoci si riesce a capire che lo stanno ristrutturando ovviamente. Sarebbe bello riuscissero a ristrutturarlo mantenendo quello che è la bellezza della struttura sovietica. Ok che ricordano la parte russa, che poi sinceramente a me l'architettura russa non mi dispiace neanche molto, però mandandogli magari quel tocco moderno. Perché anche queste strutture sono state abbandonate e si sono rovinate negli anni? Perché molte di queste strutture qua sono state riutilizzate per darli ai profughi dell'Abkhazia, praticamente come case popolari. Addirittura ci sono persone che sono nate qua e hanno ad oggi 17-20 anni e non hanno mai avuto una casa, che hanno sempre vissuto in stanzoni tutti assieme in queste strutture qua. Eccoci in un altro posto, chiaramente abbandonato da tempo. Questo si chiama Sanatorio Gelati. Vi raccontiamo quello che è un attimino la storia di questi luoghi. Questi locali sono andati anche in decadimento per quale motivo? Perché sono stati nel 91 con il decadimento dell'URSS sono stati riqualificati e dati ai profughi dell'Abkhazia. Che poi sono entrati loro a prendersi sui posti che erano vuoti, non è che glieli hanno dati, cioè se li sono presi, insomma, degli occupa, ecco. Sono rimasti per quasi 20 anni, sono stati un po' dimenticati per il discorso Unione Sovietica, un po' dimenticati perché c'erano i profughi, ma all'interno noi vediamo qui fuori che praticamente loro hanno messo finestre, tende, cioè se li sono chiusi, le vecchie camere da letto sono diventate degli alloggi. E ancora oggi ci vivono. Hanno creato delle zone e gli hanno fatto delle case dopo 20 anni, però molti di loro vivono ancora qua, soprattutto penso agli anziani. È difficile togliere le tradizioni, le radici alla fine. Se una persona è qui dal 91, anche se nel 2010 gli hanno costruito delle case esterne alla città, comunque per loro ormai questa è casa loro.
e hanno le loro cose, i loro vicini. Questo qua, il Sanatorium Gelati, è uno di quelli dove abitano ancora molte famiglie. In qualche modo prendersi l'energia elettrica, tutti hanno lo stesso cavo e questi tubi neri qua sono dell'acqua, da dove arriva tirata così molto volante. Vabbè ragazzi, in qualche modo ho trovato una soluzione. Entro in un appartamento. Erano le stanze tipiche dell'hotel. Arrivati al sanatorio metallurgico. Lari, 5. Non so neanche... Too much. Ah? Too much. Questo qui era molto di lusso. Adesso dicono che è proprietà privata, ma in realtà sì, qualcuno ci abita, nel senso che loro vogliono i soldi per entrare. Sì, proprietà. No, è in sicurezza. Ah, ok. Quindi qualcuno ha comprato sto posto? Probabilmente sì. Questa parte qua è molto bella, come avete visto, non possiamo entrare. Come vi abbiamo accennato prima, questi qua sono in vendita. Ora, non ho capito bene perché poi ci siamo fermati un attimino a parlare. C'è gente che ci vive, ma lo stanno, diciamo, tenendo pulito, quindi stanno levando le erbacce, stanno pulendo dentro, infatti dentro era pulitissimo. C'erano addirittura dei quadri appesi, proprio perché il compratore almeno vede una struttura non proprio fatiscente. Questo e quello che andremo a vedere dopo sono i due più belli. Peccato che non siamo riusciti a entrare. Comunque all'interno c'erano 2 sale cinema, mi diceva, la sala spa e vari saloni per le attività. Qualche anno queste cose qua non le vedrete più. Venuti alla Medea, che è forse quello più bello, che non dovrebbe viverci nessuno. Andiamo a esplorarlo. Beh, intanto entriamo qui. Buttato dappertutto. Guardali quanti! Sono sbagliata. Proviamo a salire queste scale anche se c'è il pipistrello che va avanti e indietro, quindi speriamo che abbia i sensori belli attenti e non ci prenda. No, niente di che, secondo me dobbiamo entrare da fuori. Qui c'è una stanza. Cosa c'è? Dai! Anni 70 proprio, è tipico, piastrellina azzurra. La struttura è poco stabile. Tutto è stato depredato. Passiamo da fuori, va? Che è meno lugubre. Questi corridoi sono incredibili, guarda un po'. La vegetazione si sta riprendendo tutto, guarda. Vediamo un po', ma qui ha abitato qualcuno? Ci sono stanze? Sì?
riesce quasi neanche a camminare. Sì, è chiaro che hanno vissuto qua, però cioè, adesso la maggior parte di cose per terra è come se fossero venuti a buttare spazzatura. Qua c'è un qualche lavoretto di scuola di un bambino. Mauri, vuoi bussare? Questa è chiusa. Ostia, c'è un appartamento qua. Qua ci sono dei cartelli del 2010. Giornali di moda, di bamboli. Questa che doveva essere quella teoria più bella è stata depredata di qualsiasi cosa fosse ferro, marmo, rame. Cioè non c'è più nulla. È una devastazione qua praticamente. Io stavo pensando in che cavolo di condizioni dovevano vivere questi rifugiati vedendo queste stanze. Invece Mauri mi dice che probabilmente è accaduto dopo. Perché si vedono proprio che ci sono parti con i balconi, che sono proprio state elevate le ringhiere. Se ci vivi dentro comunque anche solo in legno ma la fai. Ma non ci sono neanche resti di quello, quindi vuol dire che c'erano quelli in ferro. Piuttosto che i pavimenti che erano in legno, vedi proprio pezzi che sono stati sollevati. In alcune stanze dove non è stato sollevato, sopra c'era del linoleum che se tu alzi il pavimento sotto il legno è effetto. Quindi è stato poi successivamente hanno preso tutto. In mezzo al parco, nel verde, c'è un'altra piccola costruzione. I bagni numero 8, che sono di fianchi a 6. Ah, non si può entrare. Forte, questi erano tipo bagni pubblici. Qui c'è ancora l'acqua, vuoi entrare? Sì, tranquillo. Allora, siamo all'interno di questa bella cupolona dove erano delle terme, penso più per il popolo, nel senso che c'erano tanti settori con tante vasche tutte attorno, varie fontane, doveva essere carino. E anche qua hanno depredato ferro e marmo, non c'è più nulla. Anche questa qua è una cosa che non penso che ristrutturino o recuperino, quindi o crollerà perché lì. Queste sono le terme numero 6, quelle che Stalin avesse scelto, e queste qui sono completamente ristrutturate ed aperte. L'ospedale anni 80 e questo era lo sfarzo russo dell'epoca. Devo dire l'hanno ripreso bene qua. Vi metterò qua delle immagini, se le trovo in internet, della piscina di Stalin, che purtroppo non si può andare a vedere perché stanno lavorando, quindi andiamo. Adesso io la voglio più giovane e più bella. Scusami, siamo qua nella zona più famosa dell'immortalità e non ci bagniamo noi nelle acque qui piene di radio e di cromo. Guardate come perdiamo 20 anni così. Abbiamo trovato la fontana pubblica. La signora che è venuta con le stampelle va via senza stampelle e Marina che è venuta con me va via senza di me. Miracolo. Guarda come corre la signora. Ma questa si usa così? No! O così? Fa talmente caldo che fredda l'acqua e esce a 36 gradi. Dai che mi crescono i capelli. Come siamo giovani, guarda. Questo era il giovanile di qualche anno perché abbiamo fatto giusto un puccino. Vabbè, allora ragazzi, diciamo che questa Urbex Adventures più o meno, allora signora? Più o meno è finita qua. Speriamo di avervi raccontato bene questa storia che era veramente molto nuova per noi e molto interessante tra l'altro. La cosa bella è che adesso è arrivata la signora con l'accappatoio, lei si sta lavando. Sì. Cosa? Se io avessi il costume mi sarei fatta la doccia qua direttamente. C'è gente che gira per la città con l'accappatoio stile a manicomio. Proseguiamo, sì. Alla prossima avventura.
Dopo questo splendido pranzo fatto di pomodori avanzi di ieri, ce ne andiamo. La difficoltà nel fare la spesa in Georgia, la lingua. Ora vi faccio vedere delle confezioni e i cartellini che hanno attaccato. Per esempio, questa sezione è dedicata ai ravioli, non si capisce un tubazzo, e lì c'è un coso con i prezzi. Allora noi facciamo una traduzione e leggiamo: green acquistando vale a dire DM, limite Yorant, Zupuli Zizza. Ciao Mucca! Siamo arrivati alla nostra nuova tappa. Rafting tranquillo, il fiume non ha rapide. Ciao! Ciao! Siamo sul Sesia. Siamo in un punto su Google che vi metteremo eventualmente qui sotto, che abbiamo scoperto non è assolutamente turistico, ma è solo gente local, dove c'è la bocca dell'inferno, che è quella bianca che avete visto, dove esce l'acqua, non so, a 60 gradi. Dovreste andare lì a far bollire un uovo. Questa sotterranea sgorga poi sulla riva, dove poi ognuno più o meno si fa un muretto, ci sono già muretti fatti, e stai dentro con un mix di acqua fredda del fiume e acqua calda sulfurea. Sa leggermente di uovo, però oggi è venerdì, domani secondo me non ci sarà manco lo spazio per scendere. Ci sono comunque 37 gradi, quindi anche quella del fiume è piacevole. Miscelata che trovi la tua temperatura, ottimo. Ed ecco la bocca dell'inferno, dove quella per farsi un selfie di sotto si è ustionata. C'è il paese intero qua, Ragazzi, nuovo giorno, sentite in sottofondo un generatore elettrico, non so cosa faccia, però se guardate qua davanti in ristrutturazione la stazione di polizia. Ieri sera siamo arrivati qua, ho parcheggiato davanti e poi sono andato a chiedere alla polizia se potevo. Mettiti dietro che è più tranquillo. Ma ciao, ok, va bene. Mi sono messo qui dietro, c'è sto cacchio di generatore enorme. No, che poi alla fine è un rumore bianco, quindi ci ha fatto dormire. E oggi cosa facciamo? Ce ne andiamo su tutta la costa a vedere un paio di rovine, 4 pietre, quelle ci sono. Ah, mi sono mancate le onde, il rumore delle onde del mare. Siamo arrivati sul Mar Nero. Adesso ci fermiamo un secondo per pranzo e oggi a Mauri gli tocca mangiarsi i cetrioli. Perfetto esempio di mimetismo. Lo vedete? Vero che non si vede? Ciao Brutino! Sei nascosto in mezzo ai pini.
Siamo qua a Batumi, o meglio, siamo prima di Batumi, siamo fermati rispetto a tutto quello che volevamo fare perché è iniziato a piovere, abbiamo visto il mare, abbiamo fatto... e allora siamo rimasti lì, abbiamo mangiato, abbiamo editato, perché siamo un po' indietro nelle puntate, e quindi adesso cosa facciamo? Andiamo a fare un giro a piedi che io ho chiesto a Marina ma me ne sono già pentito amaramente. Quindi niente, andiamo. Ci credo, guarda quanta gente! Ecco il lungomare georgiano prima di Batumi. Queste spiagge qua sono quasi tutte nere e vengono chiamate magnetite beach perché è un materiale tutto, sembra quasi ferroso magnetico, quindi niente, viene chiamata magnetite beach. Sapevo che faceva una da camminare. Piove. C'è un fuggi. Un po' piove, un po' c'è il sole, non si capisce. Fra una nuvola, un acquazzone e un po' di sole afoso abbiamo incontrato qualcuno che piangeva. Che carino. Lui piangeva, piccolino, guardalo. L'ennesimo cane abbandonato che diventerà cane di strada. C'è da dire una cosa, sono tutti cippati, quindi c'è un progetto almeno per censirli e non ce n'è uno che sta male. Vengono curati, fra virgolette, nella strada, nel senso che gli danno cibo, acqua. Ieri sera siamo andati in giro e vediamo belli, tranquilli, pacciocchini che giocano lì, belli sdraiati sul loro marciapiede, cioè non stanno male, ecco. Certo è che piccolino così lo senti piangere, vai a vedere e vedi questo robino qua che si è perso, o la madre l'ha abbandonato, o non lo so, comunque. Fatto sta che noi non possiamo prenderlo per il problema di Marina, soprattutto perché adesso dovremo in teoria nei prossimi giorni passare il confine e senza documenti diventa difficile passare il confine. Quindi. Allora, io direi che possiamo anche andare a Batumi, cosa ne dici? È ora di visitare la Las Vegas del Mar Nero. Ah, Las Vegas. Sai a me quanto me ne frega di giocare. Ci sono grattacieli, ci sono casinò, ci sono attività per i turisti, ci sono servizi, c'è un po' di tutto, ecco. Bene, andiamo a vedere Las Vegas. Guarda chi c'è, guarda che è venuta a prenderlo. La mamma è venuta. Oh, che carino, l'ha trovato. Che belli, dai, lieto fine. C'è un altro che piange di là, è tuo figlio l'altro. Dai, brava, sei contenta allora, eh? Perché c'è la mamma. Abbiamo riunito la famiglia, bene, siamo contenti. Dobbiamo prendere questa superstrada a Google. Non azzecchi una, qua in Georgia. Ci hanno fermato, o meglio, mi ha fermato la polizia. Ebbene sì, condominio, anche io sto con brutto, grandi ragazzi, grandi. Non so dov'era, fermato, non riuscivo a capire, alla fine mi fa cintura di sicurezza. Oh, la prima volta che me ne dimentico, però vabbè, ragazzi ci sta, 40 lari, mi ha detto che costa, 40 lari sono 11 euro. 13 euro. L'ingresso in Batumi, mancano ancora 10 km. Guardalo, guarda che lavoro. Niente, 2 corsie e lui si inventa la terza. Bello parcheggiare nel parcheggio dell'Hilton,
Non è proprio così, ma è così, nel senso che siamo a 20 metri dall'Hilton, questo parcheggio gratuito e come vedete siamo in mezzo alle macchine, cioè siamo in un parcheggio, niente di più. Però è l'unico modo per poter vedere le città, a volte ti devi accontentare. E giusto lì una cosaccia fighissimissima, che è una scultura, monumento, mosaico che riproduce il polipo e altre cose marine, e all'interno c'è una gelateria. Volevo giusto dire che non stiamo andando lì, però se mi obblighi dopo ci andrò. No, non ti obbligo. Non mi obblighi. Intanto c'è il wine shop lì, se vogliamo fare un salto. Ma neanche. Ecco la passeggiata lungomare di Batumi, è incredibile questi palazzi giganteschi che stanno costruendo di fianco a una strada ancora un po' antica, insomma, non ci sono tanti servizi, non è neanche ben ristrutturata, si vede che stanno facendo tutto adesso. Adesso vi porto a vedere com'è la spiaggia. Andiamo al Polipo a farci un cono gelato ai calamari. Che schifo! Ragazzi, il gelato che non avete mai provato. E non so neanche se lo volete provare. Adesso lo provo io, Allora, praticamente è un gelato come quelli confezionati, ok? Sferificato, guardate, dove fanno i gusti, diciamo, singoli, poi li possono mixare. Ne ho presi 3 differenti e praticamente ti fanno gli strati, ed è un gelato fatto così a sfere, niente di più. Più che altro è una granita fatta a palline, perché non è che sappia tanto di gelato, sa solo di frutta. Cosa hai scelto? Mango. E di cosa è fatto il mango? Di frutta, ma non c'è il latte o la panna come in un gelato. Io ho scelto questo qua che è candy e sa di gelato. Ah sì? Candy sa di gelato? E che ne so, la cosa è candy, senza le zampette. Tra una goccia di pioggia e l'altra siamo pronti ad andare ad esplorare questa Batumi. Qua a Batumi c'è una particolarità, c'è un orologio astronomico, o astronave, o astronascente, o astroganga. Praticamente è un orologio su una facciata di un edificio con quelle che sono le fasi lunari e quant'altro. Maria me lo fa vedere, io guardo il cartello perché vedo cosa fa. Te lo dico io cosa ti dice, praticamente ti dice le ore, le stagioni, l'alba e il tramonto, i segni zodiacali, ti dice anche quando sei nato tu. 6 agosto 1970, se volete farmi il regalo, 6 agosto. Siamo in piazza Europa. Perché Europa? Perché dicono che queste palazzine ricordino un pochino quelle che sono le case europee, tipo Amsterdam o Vienna, qualcosetta in effetti lo ricordano. Alle mie spalle c'è questa torre dove in cima c'è Medea. Medea è molto importante per la mitologia greca perché si dice che era giudice e farmacista. Ora, 2 cose che attinenza abbiano non ne ho idea, però il bello d'oro che ha in mano, e ho detto bello, si dice che sia stato rubato col suo aiuto, quindi rimane il simbolo della città. Adesso ci passa in mezzo, come i bambini. No! No! Dai, vieni anche tu a bagnarti con gli idranti. Guardate che gioiellino vi facciamo scoprire adesso, non tu. Ah, perché hai queste manie di protagonismo? Perché visto che non me lo dici tu, me lo dico da solo. Siamo arrivati in piazza Batumi, guarda che gioiellino che ti faccio scoprire, di antichità
No, l'hanno fatta nel 2009. Ok. Interrotto in fretta quello che vi stavamo dicendo. Praticamente questa piazza è stata costruita nel 2009, questo architetto, in stile prettamente veneziano, e quindi ricorda l'Italia. E c'è questo campanile, dove siamo corsi a vederlo, che suona ogni 3 ore, compresa la notte. Quindi vivere in questa piazza qua è un privilegio. Ed eccoci qua alla cattedrale di Batumi, chiamata Madre di Dio, che è stata costruita più o meno nel XX secolo, esattamente non lo so. Era una chiesa cristiana e poi è stata trasformata in ortodossa. Siamo arrivati nella zona del porto, c'è abbastanza casino. Ci sono tantissime bancarelle lungo la passeggiata. Ti vendono cocchi, frutta, mangiare, patatine, spiedini, di tutto. autoradio rubate. Adesso facciamo un giro e vediamo. Taking turns, not a lesson learned. Who'd imagined I would crash and burn? But you got me there, so I'm declaring a silent war. Can't do it anymore. This is not what I was asking for. But you got me here, then you no, che culo, eh? Non è un'illusione ottica, avete appena visto due statue muoversi e scambiarsi e fondersi. Adesso vi raccontiamo la storia. Quello che avete appena visto, che adesso è alle mie spalle, sono le statue di Ali e Nino. Sono state realizzate da una scultrice georgiana e va a rappresentare la storia di un romanzo locale georgiano, che è la storia di due innamorati che per culture e religioni differenti non possono stare assieme. Finché lottando, insomma, nella varia storia, un po' la Romeo e Giulietta, riescono a stare insieme ma vengono separati dalla morte. Ecco voi la torre dell'analfabeto, 130 metri di pura ignoranza. Bravo. Questa è la torre dell'alfabeto, sono 130 metri di altezza, come appunto ho appena detto, che ritrae tutte le lettere dell'alfabeto georgiano, che è uno dei 14 alfabeti più antichi del mondo. Giusto dietro alla zona dei grattacieli, i posti ricchi, del porto. Ci sono queste strutture qua. Ho visto delle case in vendite a 5-6 mila euro, quindi probabilmente potrebbero essere queste. No Marina, no. No. Non te li pulisco i vetri oggi, mi spiace. Tanto pioverà ancora. Siamo qua a Batumi e non ci siamo neanche goduti un po' di spiaggia di mare perché continua a piovere. È così. Cercavamo la pioggerella fresca, non l'abbiamo trovata, o meglio abbiamo trovato la pioggerella calda. Ci sono 32 gradi e 3,
con il 72% di umidità. Il vetro è sporco, siamo in un parcheggio, parcheggio figo dell'hotel Hilton, e cos'è che c'è qua anche? Il Marriott, insomma. Lo Sheraton di là. Lo Sheraton di là, insomma è una zona figa, no? Dietro le mie spalle c'è tutto il giardino che tira su un'umidità che e ti blocca anche quel poco di aria che arriva dal mare, proprio un posto. Vabbè dai, siamo riusciti a vedere la città con le 3-4 cose interessanti, la statua è bellissima, quella mi è piaciuta molto. Che comunque io direi che come città è una città carina, non mi è dispiaciuta. La tengono anche pulita, nonostante poi noi sappiamo benissimo che appena fuori dalle città fa schifo. Capisco come mai ci sia abbastanza turismo. C'è piuttosto traffico in questo parcheggio, la gente si parcheggia ovunque. Siccome il parcheggio è questo, è facile essere chiusi dentro e non uscire più tra pochi minuti. Quindi scaldiamo il motore e via. Questo qua è tutto divieto di sosta, ragazzi, tutto divieto, eppure tutte le strade di Batumi sono piene di auto, anche nei divieti di sosta. Arrivati qua al campeggio, a casa di una signora che ha disponibilità nel giardino. Siamo 3 camper con la sua bella piscina qua alle spalle, il suo piccolo gazebo qui. Il problema è che c'è un'umidità in sto posto che è devastante, quindi sì, esattamente. La piscina che vedete alle mie spalle sarà la mia prossima destinazione. Mi sa che passo tutto il giorno lì dentro. Volevo aggiornarvi. Allora, stasera, siccome qua ci sono dei polacchi che hanno vissuto in Inghilterra, quindi parlano inglese, ma insomma c'è un po' di gente viaggiatori full timer, full fuffing, tutti full insomma, che hanno deciso di vivere in camper. Si parla, ma facciamo una grigliata domani, oggi, facciamo, ma domani sera noi non possiamo. E allora hanno deciso di farla questa sera. Che cosa ho deciso di fare? Il gelato. Avevo dei lamponi lì che avevo congelato, che avevo preso da una signora per strada, da qualche parte, e allora ho deciso, facciamo un bel gelato di lamponi. Guarda qua, oddio, c'è un'umidità che si sta appannando tutto, guarda che bello, guarda come sto gelato sta gelatando. Grazie Mauro come al solito per la ricetta. Quindi alla fine stasera speriamo, visto che c'è anche una ragazzina di 14 anni inglese, speriamo che non ha mai mangiato il gelato, oltretutto ragazzi, non ha mai mangiato il gelato italiano. Come si fa? E quindi niente, stasera noi portiamo il dolce e il vino. Non so cosa sta succedendo, però dobbiamo uscire, ma boh, io finisco di vedere il gelato, tu vai pure. Di mai dire gol, non so se ve ne ricordate. Però è carino. C'è una giornata, una cosa che è capitata per caso, di un ritrovo dove hanno chiesto i balli tipici e quindi ci siamo capitati in mezzo. Una danza tipica per il matrimonio. You try to repeat every language. Bello essere invitati a cena e poi cucini e grigli tu. Alle mie spalle però c'è una novità che è interessante, che è la griglia va bene, poi mettono tutto, diciamo, dentro una specie di pentolone in ghisa e lo rimettono sul fuoco per finire la cottura. Prendono la brace che è avanzata qui e la mettono praticamente qua. Cosa succede? Che praticamente finiscono la cottura in questa pentola, mantenendo quella che è l'umidità. Interessante.
la giornata oggi inizia in maniera molto interessante. Praticamente la famiglia qua che ci ospita nel giardino produce i chincali come lavoro, hanno un laboratorio di chincali. I ravioloni. I ravioloni fatti così. E niente, adesso ci fanno una masterclass, vogliono che facciamo noi dei chincali. Ragazzi, la verità è che ci vogliono far lavorare perché hanno tanti da fare. Buongiorno! 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 Perfetto! Questi qua sono i chincali preparati dalle signore che sono bravissime, che lo fanno da anni, capito? Qui da tutta la vita. Oh madonna, che velocità. For English. This is the base. This farce, beef and pork. This 1 liter water, 1 kilo meat. Coriandolo. Coriander. Smart. This tmin. Ah, coriandolo, comino. Comino. Right, left. Right. Right. Okay. Make and for outside. Understand? Okay, yes. Outside. Next outside. Next Okay. outside. But last inside. Ah, ok. This You and push little last bit. inside Okay. and close. And cut. Wow. Va bene, lavoriamoci. Farina, uova, acqua. For 1 kilo flour, 1 egg. Just Only one. Solo sale, acqua e farina. E loro aggiungono un uovo perché questi vengono congelati, per appunto lui fa la produzione per i ristoranti e quindi è meglio mettere un uovo, penso per l'elasticità. It's your time. 1 spoon. Please. Ok. Vediamo un po'. Like this? This, yes. Outside, yes. Ok. Next, this very small. Ah, very small like this? No, do make more small. Big. But big. Ok. Yes. And this. Ok. Ok. Tienilo più su. Ok. Yes. Ok. Okay. One more, and the Okay. last outside, inside. Yes. Please for me, this. Ok. È tutto schiacciato. That's- Your first khinkali. I want to try another one. Adesso lo lasciamo qua al Mauri che glieli fa con le signore, vanno avanti a produrre tutta la mattina. Eteri. Hatuna. Hatuna, stati difficili. Ok, seconda prova. The last inside. Yes. Very good. Ok. Più Ok. sotto schiacciare. È uguale? Faceva un caldo lì sotto incredibile, comunque dai, carino. Sì. Bella esperienza Sì. culinaria. Adesso per ringraziarli gli portiamo un pochino del gelato al lampone che abbiamo fatto ieri. This strawberry. No, strawberry. No, raspberry. Raspberry. Ci sono le cose belle che finiscono, noi dobbiamo andare. Passiamo inosservati oggi al confine, non metti la maglia fucsia che ti vedono. Tu? Ma sì, dovrebbe essere un confine facile, dai. Ritorniamo in Turchia. Volevamo fare un riepilogo della Georgia, parlarvi un po' delle nostre sensazioni e dirvi Ma due lo cose faremo generali. Esatto, ma Mauri non lo vuole fare finché non usciamo, perché mi ha detto da qui al confine, che sono 12 km. 12 km. Può, No, non lo faccio. può succedere di tutto. Niente. Non lo voglio dire adesso, diciamolo dopo. Diciamo che quando finiremo il viaggio stasera, prima di andare di chiudere diciamo, questa serata qua, ci fermiamo e vi spiego un attimino quali sono le nostre sensazioni. Ne sono le mie e quelle di Marina. Ok, giusto. Ok, siamo in coda nel primo, diciamo, checkpoint. C'è un casino oggi che la metà basta per entrare in Turchia. Cioè, A noi è finito internet 2 minuti fa. esattamente adesso. Però magari potremmo provare a mettere la nuova schedina. Quella turca già dovrebbe funzionare. Vediamo.
È arrivato il primo agente, mi ha detto che devo andare nella coda dei passeggeri, stare con il mezzo passeggeri da soli. Questa è la coda per la dogana. Incredibile. Che cavolo succede a sta dogana oggi? Ragazzi, è finito, sarò stata dentro un'ora, c'era una coda incredibile come vi ho fatto vedere, non so assolutamente Mauri se ha già finito o se anche lui si è trovato in questa situazione per quanto riguarda i veicoli. Comunque in coda mi hanno dato un foglietto, passavano dei foglietti tutti scritti solo in georgiano e in turco e io ho chiesto what is this? Un po' a destra un po' a sinistra, dico qualcuno magari mi aiuta, manco hanno fatto finta di capire, niente. Quindi ho detto vabbè, non lo compilo, poi vedrò. E poi mentre facevo la coda davanti allo sportello della dogana, ero tipo terza e davanti a me c'erano 3 persone che poi si sono rivelate parte di un gruppo che si infilavano. Mamma, papà, si sono infilati in 50 ma non mi lasciavano passare, zero proprio. Cioè gentilezza zero. Non so assolutamente dove sto andando. C'è tutto un camminamento che passa addirittura dal primo piano. Questa dogana è fatta così, sembra di entrare in un aeroporto. Sono arrivata in cima e c'è il controllo per entrare effettivamente in Turchia. Prima ho fatto l'uscita soltanto dalla Georgia. La gente è stipata ovunque qua dentro, come sardine. Adesso c'è pure il tapirulan che non funziona. Io pensavo di fare in fretta, invece sembra di essere veramente in un aeroporto enorme. Comunque, secondo controllo fatto, quindi ho il timbro della Turchia. Nel frattempo ho avuto una wifi del duty free. Sono riuscita a comunicare con Mauri che mi ha detto che lui è uscito, ma non c'è un parcheggio per attendere chi viene a piedi. Quindi è dovuto uscire dalle dogane ed è per strada praticamente. Quindi dovrò camminare altri chilometri per arrivare a dove si è riuscito a parcheggiare. Eccoci ragazzi, benvenuti in Turchia. Camminando. Ecco Marina che sta arrivando, di là in fondo, con la sua maglietta fucsia, sarà incazzata come una biscia. Adesso vediamo le sue impressioni a caldo. Mi riprende pure lei. Signora, ci dica le sue impressioni a caldo di questa frontiera. Mai più! No dai, siamo capitati in un giorno sbagliato, c'erano i pullman. Sì, è così, ne abbiamo visto un casino e sono anche qua, uno dietro l'altro che stanno aspettando tutti. Tantissima gente. È caldo, sonno, sete? Tutto! Dai, tutto, beviamo, tutto, ciao! Tutto. Io invece l'ho avuta, non dico semplice perché poi comunque abbastanza liscia, nel senso che la multa, Giorgia, mi devi venire a prendere in Italia perché di qua non passo più, forse? Quindi andiamo. Bisogna anche fare un po' di ricarica, abbiamo solo 6 giga. Ok, va bene, dopo ci pensiamo. Ciao. Siamo fermati, siamo riusciti a fermarci a mangiare, cosa importante, ed è arrivato il momento, visto che siamo in Turchia, di tirare un attimino le conclusioni, almeno per quanto mi riguarda, perché io e Marina abbiamo 2 visioni differenti della Georgia. Siamo entrati, ok, avete visto, abbiamo avuto il problema dell'incidente e questo mi ha creato malessere, chiamiamolo così, di pregiudizio, non lo so, comunque insomma quello che abbiamo visto è che quei giorni lì insomma la gente gliene fregava proprio nulla di aiutarti, anzi erano problemi tuoi che ti hanno creato gli altri. Ho riparato il mezzo, siamo stati fermi 3 giorni grazie appunto a quelle persone che insomma sono state ospitali e ci hanno anche dato i loro attrezzi per poterli riparare. Ho detto non voglio crearmi dei pregiudizi, ok, e voglio uscire di qua e insomma vedere la Georgia come se fosse un paese nuovo, in effetti lo era, ma come se non fosse successo nulla. Ovviamente facevo un pochino più attenzione alla guida, ma non è neanche bastato quello. Per fortuna non sono venuti addosso, ma ho rischiato altre 3 volte almeno di fare incidenti. Quindi insomma guidavo veramente in maniera nervosa. Le strade, delle buche enormi, mal segnalate, gente che vuole a tutti i costi sorpassarti, devono sempre passarti davanti, loro non gliene frega un cacchio che sei tu, tanto loro passano, se poi hanno un incidente chi se ne frega.
Ma questo lo rispecchi anche nella vita normale, in coda, al supermercato, ti devono passare davanti, cioè non hanno rispetto secondo me del prossimo, ok? Non so da che cosa dipenda, non voglio neanche entrarci, però questo ha fatto sì che innanzitutto mi ha messo sempre sulla difensiva e mi ha fatto accelerare perché volevo uscire da questo paese, perché mi stava creando stress, ma veramente. Per quanto quando ci fermavamo cercavo sempre di capire, ma ero un pochino più attento. Hanno cercato di fregarci al supermercato con i soldi perché non ti fanno vedere i conti. Hanno cercato di fregarci al ristorante. Insomma, sono stati talmente tanti gli episodi di cercare di fregarti che sinceramente mi ha iniziato a fare schifo, fra virgolette. Poi tutto quello che guardavamo come città, come cose nuove costruite, era metà in decadimento o le cose nuove abbandonate. Sembra che questo paese sia partito e si sia fermato e quindi sia sull'orlo del fallimento. Questa è la mia opinione. E memore di tutto questo, negli ultimi giorni abbiamo avuto la possibilità di parlare con gente che vive lì a Batumi, ok? E mi ha confermato questo, cioè mi ha confermato la sensazione. Cioè Batumi stanno costruendo questa città, grattacieli uno dietro l'altro, mi hanno detto sono tutti vuoti. Perché loro prendono, non so se delle sovvenzioni europee o statali, non si è capito bene, perché praticamente stanno costruendo questa città come se fosse appunto la Las Vegas della Georgia, ma è vuota, è una bolla economica enorme. E quindi lo fanno perché poi loro prenderanno queste, o meglio, ci sono già, io ho addirittura degli amici che gli sono arrivati dei Deplian, dove vieni a vivere a Batumi, appartamenti a 10-12 mila euro. Ragazzi, ma è un fallimento unico, cioè crolleranno, a parte che non so come vengono fatti, ma l'economia qua sta andando sottoterra, perché loro pensano, o meglio loro propongono questi appartamenti, questi investimenti, perché dicono tra un po' entriamo in Europa, quindi qua poi i prezzi schizzeranno alle stelle. Ragazzi, sono molto distanti da entrare in Europa, se ci entreranno. Quindi insomma tutte queste cose mi fa capire che è un paese che è fatto per fregarti, individualista, e non mi è piaciuto, ma non mi è piaciuto assolutamente, per quanto ho cercato di vedere il positivo. Qualcosa c'è stato di positivo, per carità, ma non è stato sufficiente a cambiare la mia opinione. E adesso voglio sapere, Marina, cosa ne pensa. Allora, in realtà non ti ho fermato all'inizio, perché tu hai detto che abbiamo due visioni completamente differenti, ma non è la verità. La verità è che io dall'inizio ti spingevo a voler visitare un po' di più per poter cambiare idea, ma la mia idea iniziale era uguale alla tua. Non è piaciuto nemmeno a me il comportamento delle persone, perché non è solo il paese che ti può piacere o no, ma non è solo fatto da architettura, da musei, da cose da scoprire, da imparare. Sì, bellissimi i forni col pane in verticale, bellissime le tradizioni, interessante la storia del cacciapuri, i loro piatti khinkali, però poi in realtà è la gente e le esperienze che fai tu con le persone quello che ti rimane di più, no? Di un posto. Ma in realtà noi le esperienze più belle in Georgia le abbiamo avute con persone che poi la Georgia non erano, perché la degustazione di vini era una casa georgiana ma con i figli che avevano studiato all'estero, sposati con una tedesca, quindi già molto più cosmopolita, no? La situazione. Adesso gli ultimi giorni siamo stati bene, ma eravamo a casa di persone che comunque erano multiculturali, no? I polacchi insieme a camperisti cechi, insieme a ucraini, tutta un'altra storia. L'unica cosa che a me veramente dispiace è di non aver visto alcune cose, cioè Batumi ha uno dei 3 o 4 aeroporti al mondo dove atterrano gli aerei sulla spiaggia. Ci sono dei paesi di montagna con delle torri medievali pazzesche, ci sono tante cose probabilmente da vedere, quindi noi non vogliamo dirvi che è un brutto posto, cioè lo è stato per noi e quindi non l'abbiamo vissuto appieno, perciò vi invitiamo ad andare a provarlo di persona e se qualcuno ci va o c'è stato, che ci faccia sapere nei commenti qui sotto che cosa gli è capitato o cosa ne pensa. Andate e vedetelo. Spero, ma ve lo auguro col cuore, che abbiate un impatto differente da quello che ho avuto io. Ci teniamo a dire le cose belle dei paesi e farvi vedere le cose belle dei paesi, ma se c'è una cosa negativa ve lo diciamo. Questo, per dovere di cronaca, è un paese che non mi è piaciuto.
Avete visto anche ho messo l'acqua lì. Si è sollevato tutto si è sollevato. Sono i coglioni. Ma io l'hai fatto ancora, no, dai. Siamo arrivati. Ho mancanza d'affetto questa qua. Ricordate, qualcuno di voi vuole darmi affetto? La sostituisce? Volete? Poi ti rispondono veramente, stai qui. Era una chiesa cristiana. Era una chiesa cristiana. Era una chiesa cristiana. Ma cos'è una scioglilingua? Però mi ha portato Marino in un posto che alcuni di voi, almeno soprattutto quelli di Torino, secondo me capiranno questa. Mau mau.